Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net che anche oggi mi ospita e saluto tutti gli amici che ci sono qui allora oggi abbiamo voluto fare questa comparazione per quello che riguarda i suoni di pianoforte. Non ho il Nord piano qui, ho il Nord Stage perché poi volevo fare anche una comparazione fra questi due. Quindi è per questo che ho una tastiera che magari non è esattamente come le altre. Questa è un po' più pesata, questa è più morbida, questa è molto pianistica. Insomma, questo assolutamente è un discorso che poi affronteremo. Però al di là di quello io mi volevo focalizzare un pochino di più su quello che riguarda il suono, che è poi la parte, diciamo, fondamentale del mio lavoro. Nel senso che al di là di tutte le tastiere, chiaramente tutti i suoni che riguardano il mondo delle tastiere, diciamo che quello che più di tutti mi ha fatto lavorare, se vogliamo dirla così, è stato il pianoforte, cioè nel senso che poi è la base un po' di tutto, no? E quindi vabbè, io mi sono abituato a suonare strumenti finti, chiaramente, che riproducessero al meglio il pianoforte, questo da tanti anni. Poi chiaramente ho avuto strumenti elettromeccanici come il Rhodes, come il Wurlitzer, tutti strumenti che ho utilizzato ma in contesti chiaramente differenti da quelli di un live strutturato e moderno, come ben sapete, dove il suono del pianoforte deve essere il suono del pianoforte. Non ci sono più surrogati, non c'erano già si tentava di non farli molto prima, cioè già il CP70, CP80 era il tentativo di portare sul palco un pianoforte, no? Un suono di pianoforte. Poi chiaramente ha preso tutta un'altra piega ed è diventato iconico per altri motivi, come spesso capita con gli strumenti elettromeccanici. Però in questo caso in particolare sto parlando di strumenti digitali che riproducono il pianoforte. Si parte veramente dagli albori di questa cosa, prima con la sintesi, il tentativo attraverso la sintesi di raggiungere il suono di un pianoforte, poi con l'FM, fino ad arrivare chiaramente a poi tentativi invece di campionamento. Da lì in poi la cosa si è spostata radicalmente con il PCM e tutto quello che riguardava il campionamento. Da quel punto di vista poi c'è stata un'evoluzione mostruosa che si è chiaramente collegata alle possibilità che la tecnologia metteva a disposizione, le novità, le memorie, sempre più possibilità, sempre maggiori possibilità dal punto di vista dello spazio, di archiviazione e della lettura veloce di questi dati per arrivare poi a questo che è comunque un risultato incredibile, no? Ma in tutti e tre i casi lo è. In particolare c'è una differenza fra questi ed è per questo che qui c'è il V-Stage, perché nel V-Stage c'è il V-Piano, che è chiaramente un tentativo differente, perché a un certo punto le cose si sono spostate ancora. Quando la capacità di calcolo ha superato un certo livello, siamo entrati in un'altra era che era quella della modellazione o del modello fisico. Da lì in poi il calcolo ha permesso, la velocità di calcolo ha permesso di emulare il comportamento di un pianoforte, delle corde, quello che succede all'interno di un pianoforte. In molti di questi modelli una parte è a modelli fisici, un'altra no, in altri modelli è il suono stesso, è la fonte sonora ad essere a modelli fisici, come in questo caso, anche se da quello che ho capito, in ogni caso anche qui c'è una piccola parte di campionamento. Chiaramente questo poi prende strade radicalmente diverse. Ora non ho notizie certe riguardo la tecnologia di V-Stage, so che ha modelli fisici, ma non so fino a che punto non esista niente di registrato, per intenderci. In altri casi so che si utilizza un piccolissimo campionamento per dare l'impronta iniziale e poi si costruisce il resto, ma questo è un discorso un po' più complesso e non voglio addentrarmi per non dire stupidaggini. Qui invece siamo nel campionamento puro, ma dal punto di vista invece del modello e delle tecnologie più moderne ci sono le string resonance e tutte queste cose che poi si traducono in questo. Sentite? Questo mentre si suona
questa string resonance, come viene chiamata in questo caso, sentite? Rende il comportamento del pianoforte molto realistico, perché le corde fra loro hanno un rapporto all'interno di una tavola armonica e di un mobile, no? E quindi di conseguenza qui si tenta di riprodurre quella cosa. La stessa cosa vale in particolare poi qui, addirittura anche il pianoforte è fatto in quel modo. Ora, chiaramente c'è una questione, la questione più importante. Il pianoforte è una questione di... La questione, l'ho detto 7 volte, è una questione di gusti. Cioè, è come con qualsiasi altro strumento, è una questione di gusti. Non si può dire quale sia migliore. Io adesso poi alla fine vi dirò qual è, quindi arrivate fino alla fine. Non andateci subito, ma alla fine vi dirò qual è quello che dopo tutto il tragitto è diventato il suono che prediligo fra questi tre. Chiaramente li ho usati tutti questi suoni live in contesti differenti fra loro, quindi non parlo basandomi su quello che sto sentendo adesso, vi parlo dell'esperienza poi nel contesto musicale, no? Ed è per questo che anche all'inizio ho messo tutti e tre in un contesto musicale con un po' di cose, perché così almeno sentite qual è il comportamento di questi strumenti all'interno di un mix. Poi il mix chiaramente io lo faccio molto pulito, senza niente, poi lavorandoci chiaramente gli strumenti prendono un'altra piega, però intanto lo sentite in band, diciamo, nonostante la band faccia schifo, perché sono sempre io che suono, però nel senso, per il resto dovrebbe essere quella l'idea. Ora, ci sono tanti modelli di pianoforte, partirei da questo qui, è il White Grand, diciamo, il pianoforte, questo l'ho usato live per tanto tempo. Allora, tra i Grand Piano di Nord, io quello che... c'è il Nord 3D, c'è il Royal Grand 3D, ma li conoscete penso più o meno tutti. Morbido, Yamaha questo, Velvet, di questi abbiamo parlato in molti video, sono tutti belli, cioè chiaramente, Grand Imperial, molto utilizzato in ambito, diciamo, pop. La dinamica di questa tastiera, devo dire la verità, nonostante sia una tastiera fatta per fare un po' di tutto, perché questo è un sintetizzatore, un organo e mille altre cose, si ha un buon rapporto con... molto bello. Silver, molto più brillantino. Allora, questo è quello che uso sempre io, lo dico sempre nei video, lo Studio Grand 2. Qui io con un po' di equalizzazione riesco sempre a raggiungere più o meno la situazione che prediligo, perché è molto equilibrato. Sembra meno sontuoso, diciamo, degli altri, ma in realtà, tipo di questo Bright, che è fantastico. Ma qui, ragazzi, è questione di gusti, parliamoci chiaro, ognuno usa un piano diverso. Se andate sui forum, qual è il piano che usate di Nord? Ce n'è di tutti i colori, cioè c'è chi odia uno, preferisce l'altro, non sopporta quello. E come dicevo, è una questione di gusti. E quindi Nord mette a disposizione moltissime opzioni. Sempre con questa valanga sonora che esce da questi strumenti, che sono veramente, aprono, cioè io sono cioè per arrivare al volume, cioè, hanno tutti i volumi diversi, però questa qui proprio ha una botta.
sentite anche sugli acuti, adesso spero di non sforare, ma mi sembra che stia andando tutto bene, sembra un miracolo. Comunque questi pianoforti li conoscete, ma ve li faccio ascoltare per capirne un po' la natura. Questo video è dedicato a quello, no? Vedete che la dinamica è proprio, io sono in heavy, cioè nel senso ho messo più, la tastiera è nella condizione più difficile, diciamo, ma comunque si trova sempre il sistema. Allora passerei diciamo all'opposto, cioè nel senso che qui stiamo in un altro mondo, siamo nel mondo appunto del modello fisico. Questo l'avete sentito prima nell'introduzione, ma ci sono anche altri modelli di pianoforte, chiaramente. Questo è il German, che a me piace, dopo un po' che ci si suona. Che ha ho una percezione che non so, mi piace, poi non so spiegare bene. Questa è una Pride. Questo è carino. Ma qui la questione è un po' diversa, nel senso che in questo caso c'è il piano designer che ci mette nella condizione di poter decidere molto di più, proprio perché ha modelli fisici, quindi possiamo scegliere un sacco di cose che riguardano quanto è aperto, quanto è chiuso, la damper resonance, tutte queste cose, il duplex, cioè è una cosa più complessa. La conosco perché ci stiamo lavorando anche in Viscount per fare il Legend 70, dove ci sono molte di queste cose che riguardano la tavola armonica, ma in questo caso potete anche proprio nota per nota decidere il tuning, decidere il volume di tutte le note, il timbro, la voce di ogni nota, cioè nel senso qui si può entrare veramente, ci si può fare un pianoforte come si vuole. Poi il risultato però vi deve piacere perché lui ha una voce sua, non so come dire, che è quella, non so se mi spiego. E comunque il piano che viene presentato come principale è questo. E chi ha usato RD2000 o questa è appena uscita, ma insomma conosce la problematica, nel senso che sono strumenti che hanno una loro anima particolare che è proprio data dal fatto che sono a modelli fisici, quindi c'è un calcolo continuo che rende il pianoforte così un po' più vivo, no? Un po' più organico se vogliamo, non si ha meno quella sensazione di stabilità, di immagine, di fotografia che c'è nel campionamento. Vero è che adesso con le string resonance, tutte queste cose, i campionamenti hanno preso valore perché non sono più statici come prima, no? Quindi lì c'è da valutare qual è l'intenzione che avete, qual è la cosa con cui vi trovate bene. Qui abbiamo detto ci sono dei modelli, ma soprattutto c'è l'opportunità di costruire. Qui ci sono molti modelli di pianoforte che abbiamo sentito e che sono chiaramente in continua evoluzione perché Nord li continua a inserire. E qui il CFX, che avete sentito all'inizio. Allora qui apro una parentesi, chiaramente ripeto, usati tutti live, questo in particolare tentativo, cioè era l'RD2000, tentativo per un live di un po' di tempo fa, diciamo strutturato in modo pop moderno,
non mi sono trovato io personalmente e quindi mi sono spostato poi in altre direzioni, prima qui e poi qui. Per farla breve, sono poi arrivato qui. Questi due usati invece in quel contesto lì, entrambi tutto a posto, diciamo. Questo usato anche in condizioni invece, questo suono, non questo strumento, usato anche l'RD 2000 in condizioni invece blues, su palchi con i monitor, soul. Quando l'ho visto mi sono spaventato, l'ho già detto in un altro video, ho detto mamma mia adesso come fa? Invece no, invece è stato, mi ha aiutato, anzi addirittura mi ha aiutato anche perché c'era una morbidezza, non lo so, mi sono trovato bene, però voglio dire, non l'ho usato, non essendo stata una mia scelta definitiva, non l'ho usato tantissimo. Quando mi sono ritrovato, dopo un iniziale no, mi sono ritrovato poi, ho capito che quella sensazione che avevo di movimento, c'era ed era interessante. Chiaramente poi per quello che riguarda l'efficacia, io sono poi approdato qui perché io questa perfezione qui di tutto è raro, che devo essere sincero, non c'è niente da fare. Poi ci sono altri modelli di pianoforte, c'è l'S700. Poi c'è il C7. Qui ci si mette anche chiaramente la tastiera, non lo nego, però insomma qui il suono. Poi c'è questo Nashville che è molto interessante, potrebbe essere il Velvet che c'è qui, insomma. Questo è molto. Io lo usavo in situazione un po' blues soul, no? Però poi alla fine, gira che ti rigira, c'è anche il CF3, ma sentite che sono tutti belli, cioè, poi l'Hamburg. Però se vogliamo mettere, diciamo, i cavalli di battaglia di tutte e tre, li avete sentiti all'inizio, cioè questo CFX ha una crema all'interno, una media rotonda, bella, che però poi diventa questa cosa qui, bellissima, questa cosa qui con le chitarre, col resto, sta da Dio. Col basso, metti giù i bassi, anche i bassisti dicono no, mettilo che sta bene, perché è troppo bello. Cioè, non lo so, questo è il mio gusto. Poi non è che questo qua non va bene, non è che questo qua non vada bene, perché insomma l'italiano è importante. Qui ragazzi, io non lo so, sarà una sensazione mia, ma comunque in questo caso il V piano secondo me non dà il meglio di sé. Poi magari se ci fosse qui un RD 2000 potrebbe risultare la stessa cosa, non lo so, io non, però insomma. C'è il ferro in alto. Poi ragazzi, cioè adesso questo è il risultato. Se io dovessi scegliere quale suono di pianoforte utilizzare, andrei qui, Yamaha. Poi questa è la mia esperienza dopo tanti giri, rigiri. Per chiudere, parliamoci chiaro, ci piace cambiare, ci piace tentare di trovare delle strade nuove,
e non si è mai, non esiste l'altra volta, cioè, la tastiera definitiva, quelle lì sono battute, ragazzi, dai, cioè nel senso, si sa, sono battute, si fanno perché alla fine è un lavoro ma è anche un gioco, no? Cioè, parliamoci chiaro, è musica, ci sono cose estremamente più importanti e profonde e problematiche nel mondo, quindi divertiamoci e divertendoci, ditemi voi quale preferite, perché per me è importante saperlo, perché insomma questa cosa del canale va avanti da tanti anni e ci tengo. Quindi io ringrazio Strumenti Musicali che mi accoglie, ringrazio tutti gli amici che ci sono qui e che mi danno questa opportunità, mi danno queste opportunità assurde. Poi se avete delle idee scrivetemele sotto, adesso sto rispondendo poco ma perché sono impegnato, ma poi ricomincerò a rispondere a tutti quelli che posso. Se vi interessa fare qualche confronto, avete qualche idea, fatemelo sapere. E se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, chiaramente perché la maggior parte di voi non è iscritta, ma fa niente, cioè, nel senso che va bene anche così. Ve lo chiedo perché date una mano al canale e metterò i link in descrizione, chiaramente così se volete andare a vedere su strumentimusicali.net i prezzi e le offerte. E se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e tutto il resto, e lì c'è anche la mia musica, tutte le mie cose, i libri, tutto quanto, quindi se ci andate mi fa piacere e vi mando un bacio forte. Ciao ciao.